Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere brevemente che cos'è il progetto Beta Finance che sta per essere lanciato sul Launchpad di Binance. Andiamo a vedere le sue funzionalità e come partecipare dopo la sigla. Sul sito ufficiale di Beta Finance raggiungibile all'indirizzo betafinance.org. Ma che cos'è questo protocollo? Beta Finance è un protocollo che consente agli utenti della finanza decentralizzata di avere praticamente un accesso a un mercato di criptovalute scalabile, ma soprattutto accessibile in modo semplice ed veloce, dove in questo protocollo tutti i token possono essere elencati senza alcun tipo di autorizzazione e vengono listati automaticamente. Al momento del lancio e dell'avvio di questo protocollo, Beta Finance sarà live su Ethereum Mainnet con l'intenzione degli sviluppatori poi di spostarsi su un layer 2. Per interagire con il protocollo si avrà bisogno di un portafoglio come ad esempio MetaMask, Coinbase Wallet Connect oppure Fortmatic connesso alla blockchain di Ethereum. Il focus di questo protocollo sarà prestare criptovalute e token, prendere in prestito criptovalute e token e la vendita allo scoperto. Per quanto riguarda la vendita allo scoperto la tratteremo verso la fine di questo video. Hanno già ottenuto 2 audit sullo smart contract e tramite la loro home page è possibile andare a visionare i certificati. Lanciando l'applicazione Beta Finance è così come si presenta, dove noi in alto a destra possiamo connettere il nostro portafoglio. Attualmente possiamo connettere direttamente MetaMask, successivamente verranno settati e integrati anche gli altri portafogli che vi ho menzionato prima. Comunque clicchiamo su MetaMask, in automatico viene riconosciuto il nostro portafoglio e così possiamo interagire con il protocollo Beta Finance. Secondo quanto dichiarato, chi presta delle criptovalute o dei token, quindi i prestatori, saranno in grado di guadagnare degli interessi passivi, secondo loro privi di rischio. Per quanto riguarda coloro che richiedono un prestito, quindi mutuari, saranno in grado di prendere prestito delle criptovalute o dei token mettendo come collaterale Ethereum o persino stablecoin. Per quanto riguarda invece i trader, come vediamo col bottom in nero, saranno in grado di vendere allo scoperto qualsiasi criptovaluta, qualsiasi token, utilizzando Ethereum o stablecoin come garanzia. Infatti Beta, per facilitare questo short, fornisce il tasto Short One Click, dove sarà possibile avviare e gestire tutte le nostre posizioni short. Per quanto riguarda la vendita allo scoperto, Beta Finance è simile alla vendita allo scoperto che viene utilizzata nelle borse centralizzate. Beta Finance non utilizza un order book per seguire la vendita allo scoperto, ma sposta i trade attraverso degli scambi decentralizzati che utilizzano la tecnologia AMM. La vendita allo scoperto viene anche chiamata short selling e non è nient'altro che un'operazione finanziaria che consiste nella vendita di titoli non direttamente posseduti dal venditore, ma presi in prestito dietro il versamento di un corrispettivo, e questa operazione ha l'intento di ottenere un profitto in seguito a un movimento ribassista. Questo tipo di operazione finanziaria è prettamente speculativo e si utilizza in un orizzonte temporale di brevissimo periodo. Nella pagina market noi possiamo andare a vedere quali criptovalute attualmente sono supportate o token, decidere di depositarle, quindi andarle a prestare, chiederle in prestito oppure shortarle. Questa lettera che vedete posizionata, quindi Tether la lettera S oppure NFD la lettera C, da rappresentare il livello di sicurezza, dove S, A, B sono quelle più sicure, mentre una B e C sono quelle un pochino meno sicure. In questo caso NFD viene catalogata come lettera C. Per prestare ovviamente un token, una criptovaluta, la dobbiamo detenere all'interno del nostro portafoglio, cliccare su Deposit, scegliere l'ammontare che vogliamo andare a prestare, far approvare l'operazione e andare a ricevere le percentuali indicate. Allo stesso modo, se vogliamo andare a chiedere un prestito, un token a criptovaluta, clicchiamo su Borrow, andiamo a inserire ad esempio il collaterale che vogliamo mettere per richiedere il nostro prestito,
supponiamo di voler mettere in collaterale 500 USDT, noi potremo andare a richiedere in prestito più di 730.000 token. Nella schermata qua a sinistra vediamo di nuovo il livello dell'asset, l'API qualora noi andassimo a prestare una cripto e l'API, la percentuale dell'1% che noi andremo a ripagare per aver preso in prestito una cripto, in questo caso NFD. Beta Finance ovviamente ha un token utility e governance legata alla piattaforma e in questo caso è proprio il 21esimo progetto lanciato su Binance Launchpad. La registrazione del token di BNB per partecipare al Launchpad partirà il 30/9/2021 alle 00 UTC. Il nome del token ovviamente è Beta Finance, acronimo BETA. Fornitura del token sarà di 1 miliardo di BETA. Token assegnati al Binance Launchpad sarà pari a 50 milioni, ovvero il 5% della fornitura totale del token. Il prezzo del token di un BETA sarà 0,06 USD e ovviamente si potrà partecipare solamente utilizzando BNB. Per partecipare al Launchpad ovviamente dovrete avere un account verificato su Binance. Se non avete un account vi lascerò un link in descrizione se avete piacere di registrarsi con il mio referral link, se no registratevi pure in autonomia, come ben sapete per me non ci sono problemi, anzi ci mancherebbe. Una volta che vi siete registrati e avete acquistato BNB all'interno dell'exchange, cosa bisogna fare? Bisogna andare in alto a sinistra dove ci sono questi quadratini e andare a selezionare il Launchpad. Ed ecco la schermata del Launchpad con Beta Finance. Per partecipare è semplicissimo, bisogna detenere nel nostro portafoglio di BNB. Cliccando su dettagli si apre la schermata dove è possibile andare a vedere i vari account, come ad esempio spot account, margin account, che sono validi per la detenzione di BNB per poter partecipare al Launchpad. Praticamente nel periodo indicato dei vari progetti che vengono lanciati sul Launchpad viene fatta una fotografia dei nostri vari conti e in base alle medie dei BNB che deteniamo per tot giorni all'interno di quei portafogli ci verrà ridistribuito una parte dei token, in questo caso di Beta Finance. Come possiamo vedere qua abbiamo un timer che va all'indietro, che rimangono 7 giorni, 10 ore e 35 minuti alla fine della sottoscrizione. Dopodiché verrà calcolato il nostro ammontare medio di BNB. Qua sulla pagina di Binance Annunci vedete come vengono calcolati i periodi. Il primo periodo di preparazione, che va appunto dal 30/9/2021, durante questo periodo i saldi di BNB degli utenti nei portafogli che abbiamo visto prima verranno calcolati tramite delle istantanee, quindi delle fotografie agli account. Queste fotografie verranno fatte ogni giorno per 8 giorni. Il saldo dei BNB giornaliero medio finale al termine di questi 8 giorni determinerà l'importo massimo di BNB che si può impegnare successivamente. Finito il primo periodo ci sarà il periodo della sottoscrizione, che andiamo a vedere come funziona praticamente dall'8/10/2021 alle ore 6 UTC all'8/10/2021 alle ore 10 UTC. Si aprirà la possibilità di andare a bloccare i nostri BNB. Quindi gli utenti devono firmare un contratto e andare a mettere in stake i propri BNB. Binance sottolinea che bisogna tenere presente che ogni volta che si sono impegnati i BNB verranno bloccati e non saremo in grado di riscattare o accedere ad altre funzioni come trasferimenti, prelievi o trading fino alla distribuzione finale del token. Quindi i nostri BNB che stiamo utilizzando per il Launchpad vengono congelati. Dal periodo dall'8/10/2021 alle ore 10 UTC alle ore 11 UTC sempre dello stesso giorno, la sottoscrizione si chiuderà e si inizierà il calcolo dell'allocazione dei token. La distribuzione finale dei token beta avverrà l'8/10/2021 alle 11 UTC. Al termine della distribuzione finale ci verranno accreditati in questo caso i beta token all'interno del nostro portafoglio spot. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ed unirvi alla nostra community Telegram. Mi raccomando, passate un buon weekend, noi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti!